conversazione è stata bellissima perché lui ha risposto ketchup e io oh no. Ciao a tutti, io mi chiamo Ginevra e faccio parte dell'Ablo Squad. Sono felicissima tra l'altro di farne parte perché almeno posso scoprire come le persone in giro per il mondo mangiano il mio piatto preferito, ovvero la pizza. Mi è venuto questo dubbio perché sono stata un anno in America e ho visto che la mia host family mangiava la pizza in modi assurdi, ad esempio la inzuppava in un barattolo di salsa barbecue oppure ci metteva sopra il pepe, il peperoncino, il parmigiano grattugiato, cose che noi in Italia non facciamo. Quindi ho pensato, chissà come in tutto il resto del mondo la mangiano. Bene, direi che è arrivato il momento di andare a scoprirlo. Prima di tutto ho parlato con un ragazzo indiano che mi ha detto di mettere il peperoncino sopra la pizza e diciamo che non è poi così tanto strano alla fine, perché anche noi, vabbè, a volte ci mettiamo l'anduia o il salami piccante oppure l'olio al peperoncino. Direi che è passabile. Poi sono volata in Israele e ho parlato con questo ragazzo che mi ha detto di mettere i peperoni e il formaggio sopra la pizza. Adesso però io mi chiedo, parli di peperoni la verdura oppure dei peperoni quelli americani, ovvero quel tipo di salame strano con un gusto altrettanto strano? Sinceramente non so di cosa stesse parlando e non so neanche che tipo di formaggio metta, però comunque non è troppo strano, nel senso anche noi ci mettiamo i peperoni sulla pizza a volte. Secondo me la pizza peperoni e salsiccia è buonissima. Poi ho parlato con un ragazzo egiziano che mi ha detto di mettere sulla pizza funghi e formaggio. Questa pizza mi piace molto perché anch'io spesso la prendo solamente con i funghi porcini ed è buonissima secondo me. Poi però per curiosità gli ho chiesto se mette mai la carne sulla pizza, visto che comunque mi aveva appena detto una pizza vegetariana, e ha detto che preferisce mettere il pesce piuttosto che la carne, tipo il tonno o altri tipi di pesce. Il tonno ci si mette anche da noi, però ho visto raramente metterci altri tipi di pesce. A me non piace il pesce, quindi io non lo metto a prescindere, e mi ha detto che il suo preferito da metterci sopra la pizza sono i gamberetti. Da noi diciamo che i gamberetti si mettono solamente sulle pizze gourmet, quando si va in quei ristoranti un po' fancy, allora sì, ma per il resto non ho mai visto mettere dei gamberetti su una pizza. Poi sono andata in Europa e ho trovato un ragazzo olandese che ha detto di mettere salsiccia, olive, mais, basilico e ha scritto cheddar. Cheddar, ragazzi, è solo una cosa da americani quella, secondo me. È olandese, quindi ha una cultura molto simile alla nostra e c'è da aspettarselo che quindi gli ingredienti siano simili. Mi stupisce il mais perché io il mais sulla pizza non ce l'ho mai messo e non credo di averlo mai visto mettere, però non lo so. Poi arriviamo alla parte un po' strana. Infatti sono andata in Indonesia e questo ragazzo mi ha detto di mettere la carne di mucca sopra alla pizza. La carne di mucca credo che sia tipo il macinato e l'unica volta che l'ho visto fare è stato in America. Qui in Italia il macinato sulla pizza non ce lo mettiamo, ci mettiamo principalmente le salsicce, affettati, cose così. Tra l'altro in America ci mettevano pure il pollo, che a me piace un sacco il pollo sulla pizza, però non è un ingrediente tipico italiano da metterci sopra. In Guatemala invece questo ragazzo mi ha detto di aver cucinato l'altro giorno una pizza fatta in casa, quindi a quanto pare non solo in Italia va di moda farsi la pizza fatta in casa, perché tipo in America non se la facevano mai, andavano sempre a comprarla nei fast food o nei ristoranti, mentre lui si è fatto la pizza fatta in casa e sembrava anche molto buona. Infatti ha detto di averci messo la cipolla dorata, il pomodoro, le olive, il peperoncino e poi una cosa un po' strana, il roast beef, che lui ha scritto carne asada. La carne asada non è proprio il roast beef come lo intendiamo noi, è una cosa un po' diversa, però è comunque un po' strano. Però secondo me è molto ma molto buona, quindi mi sarebbe piaciuto provarla. Sinceramente mi ha fatto venire anche un po' fame questo ragazzo. Infine ho parlato con un ragazzo colombiano che mi ha risposto di metterci solamente il ketchup. Allora la conversazione è stata bellissima perché lui ha risposto ketchup e io oh no, e poi sono andata via perché no, dopo che mi dici di mettere il ketchup sulla pizza, no, come ti aspetti che io continui a parlare con te? Mi sono divertita un sacco a fare questa piccola ricerca con Ablo e trovo quest'app utilissima, specialmente per conoscere delle nuove culture, conoscere nuove persone dall'altra parte del mondo, specialmente in questi tempi in cui non si può viaggiare, quindi
l'unico modo di viaggiare è farlo virtualmente attraverso questa applicazione. Quindi vi consiglio a tutti di provarla e scaricarla, e mi raccomando lasciate un commento sotto dicendomi come mangiate voi la vostra pizza e iscrivetevi al canale Diablo. Ciao a tutti!